Stavamo visitando col mio socio un appartamento carino, per carità, ma piccolo, piccolo. Infatti dopo un po' il mio socio disse: è possibile che questo appartamento sia pubblicizzato a 90 metri quadrati? Effettivamente anche a me sembrava piccolo ed era il momento di levarsi ogni dubbio. Ci mettemmo a misurare l'appartamento e l'appartamento effettivamente risultò di 75 metri quadrati, quindi ben 15 metri quadrati di meno rispetto a quello a cui era stato pubblicizzato l'annuncio. Ma che cosa era successo? Ma prima di raccontarti questa storia, lascia che mi presenti. Sono Guido Spanoi, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Che cosa era successo? Beh, premesso che conosciamo l'agenzia ed eravamo stati primi a fare una visita su quell'immobile, era successo semplicemente che l'agenzia aveva utilizzato per i metri quadrati commerciali dell'appartamento i valori trovati in visura catastale. Sì, perché è possibile prendere la superficie catastale, che altro non è che la superficie commerciale dell'immobile, dalla visura catastale. Questa è una cosa possibile dal 2015, sempre che la planimetria catastale sia stata depositata. Però alla luce chiaramente dei nostri calcoli emerse che l'appartamento era di gran lunga più piccolo e questo chiaramente creava non pochi problemi all'agenzia, perché si doveva modificare sia l'annuncio sia i metri quadrati e molto probabilmente anche il prezzo di mercato, perché i metri quadrati erano diversi. Calcolare i metri quadrati è fondamentale, soprattutto se sei all'inizio e se hai intenzione di portare una proposta di acquisto per un immobile su cui sei intenzionato a fare un'operazione immobiliare. La motivazione numero uno di cui voglio parlarti è la precisione. Sì, perché una sana abitudine alla precisione non inizia soltanto dal business plan. Il business plan deve essere preciso, questo è fondamentale. Allora perché non partire proprio dall'oggetto della tua operazione immobiliare? L'appartamento. Molto spesso, se sei all'inizio, tratterai appartamenti, bicamere, tricamere, monolocali, bilocali. Avrai comunque da calcolare delle dimensioni piuttosto contenute, quindi non ti richiederà più di qualche decina di minuti fare il lavoro. Allora perché non farlo? Quello che ti serve per calcolare i metri quadrati commerciali è tutto sommato piuttosto semplice. Ti servirà un misuratore elettronico e questo misuratore elettronico ti permette di calcolare i metri quadrati reali, i metri quadrati calpestabili come vengono definiti, quindi del soggiorno, delle camere e così via. A questi metri quadrati calpestabili dovrai poi considerare un 10% di mura perimetrali, quindi se hai calcolato 70 metri quadrati calpestabili di appartamento, aggiungerai un 10%. Metri quadrati calpestabili vengono calcolati al 100%, quindi se hai 20 metri quadrati di soggiorno, inserirai 20 metri quadrati. Ma visto che chiaramente un metro quadrato di soggiorno non è paragonabile a un metro quadrato di balcone, esistono dei coefficienti correttivi che vengono utilizzati per calcolare tutti gli altri vani, i vani accessori o anche ad esempio i balconi. Adesso qui non voglio entrare nel merito di tutti questi coefficienti correttivi, ti basti qui sapere che quelli comuni sono relativi ai balconi, quindi nel caso tu abbia 10 metri quadrati di balconi non dovrai calcolare, non dovrai inserire tutti questi 10 metri quadrati, ma dovrai inserire soltanto il 30% di questi 10 metri, ossia 3 metri. Stesso discorso vale per quanto riguarda cantine e soffitte. In questo caso il calcolo verrà fatto al 25%. Questo che cosa significa? Se hai 20 metri quadrati di cantina, dovrai calcolare il 25%, quindi soltanto 5 metri. Lo stesso per quanto riguarda il garage. Per quanto riguarda il garage la questione è un pochino più articolata, ma in linea di massima i garage, se posti al piano seminterrato e quindi non collegati direttamente con l'appartamento, vengono calcolati al 50%. Stesso discorso, se hai un garage da 20 metri quadrati lo calcolerai effettivamente nel calcolo della superficie commerciale 10 metri quadrati. Punto numero 2 è collegato proprio al fatto della professionalità. Sì, perché presentarti comunque a una visita non necessariamente con il misuratore elettronico, ma comunque con la volontà di misurare i metri quadrati di un appartamento, ti assicuro che è una cosa che la stragrande maggioranza delle persone non fa, e molto spesso anche gli investitori immobiliari, perché chiaramente ognuno ha il suo approccio. Ma ribadisco, se sei all'inizio, perché non presentarti in maniera ulteriormente professionale agli occhi di un'agenzia immobiliare che magari non ti conosce ancora, non sai chi sei? Perché non presentarti in maniera professionale come una persona che comunque fa attenzione al dettaglio e che è interessato a calcolare i metri quadrati effettivi dell'appartamento?
Oltre a questo ti posso raccontare anche un altro aneddoto. Una volta mi successe che comunque l'agenzia proponeva una camera come se fosse una camera singola, io ero sicuro che non avesse le dimensioni anche se per poco e effettivamente misurando la camera singola emerse che non era una camera singola, era di poco inferiore ai 9 metri quadrati, 8 metri e 85 se ricordo bene, che comunque è una differenza piccola ma comunque cambia totalmente, perché un conto è acquistare un appartamento che abbia 2 camere e un conto è acquistare un appartamento che abbia una camera e uno studio. C'è una differenza abissale, un motivo ulteriore per procedere con il calcolo. E per finire, il punto numero 3 di cui ti voglio parlare è legato all'aspetto negoziale. Sì, perché è vero che queste differenze di metri quadrati non succedono spesso. Il caso nell'introduzione era un esempio clamoroso, ti assicuro che per fortuna non succede spesso. Però può succedere di qualche volta. Mi è capitato problemi, come ti ho detto, quello della camera single, oppure problemi legati anche semplicemente al fatto che comunque i metri quadrati non mi tornavano rispetto a quelli dell'annuncio. Qualche volta si trattava di 4-5 metri quadrati, però considera che anche 4-5 metri quadrati, se stai comprando a 2.000 euro al metro quadrato, si tratta di 10.000 euro, che comunque è un importo rilevante e ti invito a tenerlo bene in considerazione. Quindi differenze di questo tipo nel calcolo dei metri quadrati possono essere utilizzati anche come valida base negoziale per trattare il prezzo. Semplicemente tu mi proponi un immobile a un certo prezzo, ma i metri quadrati sono inferiori, quindi il prezzo per me è diverso e quindi voglio fare un'offerta più bassa. Ti assicuro che utilizzare queste basi per portare avanti una trattativa ti dà comunque un'autorità ben diversa del mio punto di vista contro il tuo punto di vista. Chiaramente se hai esperienza, se hai dei comparabili, se hai fatto già altre operazioni, sono tutte cose che puoi aggiungere sul piatto per portare avanti la tua causa e giustificare la tua offerta al ribasso. Ma anche una questione sui metri quadrati può assumere un certo peso. Oltre a questo vorrei anche aggiungere che a volte può capitare che diverse agenzie abbiano in vendita lo stesso immobile, questo capita, e purtroppo oltre ad avere ogni agenzia un prezzo di vendita diverso, c'è anche una valutazione dei metri quadrati completamente diversa ed è fondamentale soprattutto in questi casi fare un calcolo autonomo ed essere in grado di portare un'offerta che corrisponda agli effettivi metri quadrati reali dell'appartamento. Quindi per concludere, se sei all'inizio o comunque se hai intenzione di portare una proposta di acquisto per un immobile, quello che ti invito a fare è calcolare in autonomia i metri quadrati dell'appartamento. Uno, per essere preciso, e la precisione nasce non soltanto dai numeri dei business plan, ma addirittura più a monte, quindi con i numeri, i metri quadrati dell'appartamento. Oltre a questo, la possibilità, la volontà di calcolare gli effettivi metri quadrati dell'appartamento ti dà comunque un approccio professionale alla questione, al lavoro, all'attività di investitore immobiliare. E poi per finire, se effettivamente dovesse esserci una discrepanza tra i metri quadrati a cui è proposto l'annuncio e i metri quadrati commerciali che tu ricavi dalle tue valutazioni autonome, potrebbe essere un'ottima base negoziale per portare avanti una proposta a ribasso. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere like, iscriviti al canale e attiva le notifiche per essere sempre aggiornato su altri contenuti di questo tipo. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.